Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida abbiamo definito le modifiche grafiche per il nostro content, andando a salvare i dati all'interno del database e ricaricandoli nella nostra index.php. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire la possibilità di poter modificare i dati del nostro layout. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor, personalizza content e alla fine della nostra pagina inseriamo la query che ricavi tutti i layout, quindi apriamo il PHP, i tag script, type text, JavaScript, quindi aperto e chiuso, e al suo interno inseriamo la query che abbiamo definito nella nostra funzione, quindi la select tra il nostro layout per il content e la inner join con pagine pubblica, e la modifichiamo aggiungendo where p.id pagina è uguale, e qua ci va row di pagina al campo id pagina. Quindi per prima cosa andiamo a ricavare il layout, siamo qua, andiamo a caricare i nuovi valori ovviamente nel nostro form, quindi a settare l'input type range e ovviamente tutti gli altri dati. Dobbiamo anche includere il file CSS integrativo anche per la nostra anteprima, e quindi da index.php ricopiamo anche la query che ci ricavi il file CSS integrativo, e quindi nell'intestazione del nostro file aggiungeremo anche il file in CSS integrativo, e qua ci va row di page, non di pagina. Quindi salviamo, premiamo F5, perfetto, ha caricato correttamente anche il file integrativo per la nostra anteprima, e quindi dicevamo chiudiamo il PHP, innanzitutto richiamiamo la funzione per settare il colore di sfondo, quindi set color div, e quindi gli diremo set color div, e come primo valore gli passiamo cont, e poi gli passiamo row layout al campo colore sfondo. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, e come vedete ha settato ovviamente l'input type range del rosso al massimo, perché ovviamente lo sfondo l'abbiamo scelto rosso. Bene, ora definiamo anche set font size, e la funzione l'abbiamo chiamata set font size, perfetto, e lì dobbiamo passare il contenitore, il default val e l'identificativo alfanumerico. Quindi set font size cont, qua ci va font size, quindi il default val, e poi gli dobbiamo aggiungere l'identificativo alfanumerico, quindi id alfa. Quindi premiamo F5, analizziamo la nostra pagina, quindi id size font cont e value 16 pixel, perfetto. Ora settiamo il valore di font family di default, e quindi set font family
contenitore è font family, quindi default val, l'id alfa non ci serve, salviamo, premiamo F5 e ha settato correttamente il font. Ora passiamo al colore del testo, quindi la nostra funzione si chiama setColorFont, quindi setColorFont, e alla nostra funzione, quindi setColorFont, riceve soltanto l'identificativo alfanumerico, quindi qua ci va al posto di cont identificativo alfanumerico e qua ci va font color, quindi il valore di default che dobbiamo ovviamente aggiungere alla nostra funzione. Quindi la nostra funzione riceverà in ingresso anche default val uguale a stringa vuota, e quindi gli diremo if default val è uguale a stringa vuota, si ricava il colore dagli input type range e gli assegna l'anteprima. Altrimenti dobbiamo ricavare il colore da default val quindi le occorrenze dell'esadecimale, convertirlo in decimale e poi associarlo a red font cont a green font cont e a blue font cont, quindi agli input type range. E poi dobbiamo definire la variabile color font che sarà uguale a default val. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, come vedete avevamo settato il testo verde, ovviamente l'input type range del verde è settato al massimo. Ora analizziamo la nostra pagina e quindi ha definito correttamente color font di cont e gli ha associato correttamente il valore di default val. Perfetto, come ultimo step dobbiamo inserire i valori di default anche per il margine e il padding. E alle nostre funzioni setMargin e setPadding dovremo passargli il contenitore, il default val e poi l'identificativo alfanumerico. E quindi gli diremo setMargin cont margin e id alfa e poi setPadding cont padding e id alfa. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete sta settando correttamente anche il margine e il padding. Bene, quindi il recupero dei dati è andato a buon fine e quindi nella nostra funzione personalizza content, quindi personalizza layout content, ci selezioniamo il layout, quindi facciamo la inner join e le aggiungiamo anche where id pagina è uguale a pagina index e quindi if
not MySQL query, quindi se non trova dei risultati gli facciamo fare l'inserimento, altrimenti, come abbiamo visto per l'update dei dati per quanto riguarda i nostri menu, la nostra query diverrà insert uguale ad update layout content set tag name uguale a post di tag name virgola colore di sfondo uguale a post color div di cont virgola font size uguale a post di font size virgola, andiamo a capo, font family uguale a post di font family virgola font color di post color font margin uguale a margin padding uguale a padding poi andiamo a capo e gli aggiungiamo where fk pagina è uguale a pagina index. Perfetto, anche la query per l'update dei dati è pronta e se ovviamente la query va a buon fine va a ricreare i file CSS. Quindi salviamo, premiamo F5, modifichiamo la nostra home page e l'impostiamo a colore di sfondo grigio, il font size lo aumentiamo, poi gli cambiamo il font family e non lo sta prendendo perché in realtà questa funzione non l'abbiamo neanche toccata, quindi dovrebbe funzionare. Quindi apriamo il file CSS integrativo, forse ho capito perché il font family lo stiamo associando al tag p e nella funzione invece, quindi nella nostra funzione lo stiamo associando al contenitore, quindi ovviamente poi il tag p va a sovrascrivere le direttive che stiamo cercando di dare al contenitore. Quindi due sono le cose: o modifichiamo la funzione o modifichiamo il file che definisce il file CSS. Allora, per modificare la funzione qua dovremo ricavarci il tag associato all'identificativo alfanumerico e quindi modifichiamo, sì, ho deciso, modifichiamo questa funzione e quindi nella nostra funzione, nella select set font family default val lo lasciamo vuoto e poi gli passiamo l'identificativo alfanumerico.
E ovviamente lo stesso facciamo con l'option value 0. Perfetto, quindi nella nostra funzione riceverà in ingresso anche id alfa uguale a stringa vuota, e quindi se default val è uguale a 0, quindi stiamo modificando tramite il menu a tendina i nostri valori, si ricava prima il font family e poi gli diciamo if id alfa è diverso da stringa vuota, allora id sarà uguale a id alfa. Quindi premiamo F5, modifichiamo il colore di sfondo, lo impostiamo grigio, gli aumentiamo il font size, gli cambiamo il font family, il colore del testo lo impostiamo nero e poi gli mettiamo i margini e il padding li lasciamo in realtà invariati. Quindi personalizziamo il content, i dati ce li ha aggiornati correttamente, però dobbiamo ovviamente cancellare la cronologia, premere F5 e come vedete ora ha aggiornato correttamente anche l'anteprima. Ci spostiamo in home page, premiamo F5 e come vedete ha modificato anche nella nostra index.php il file CSS integrativo. Bene, ora definiamo anche la personalizzazione per la pagina di registrati e per la pagina di login. Quindi, pagina registrati, modifichiamo il colore di sfondo e lo impostiamo grigio, gli aumentiamo il font size, font family lo mettiamo uguale, colore delle voci nero, margine tutto a 0 e poi li mettiamo padding top 0, right 0, bottom 0 e left a 10. Quindi personalizziamo anche il content. Qua siamo ritornati in home page, in realtà nell'header si aggiorna, nell'header location finale potremmo in realtà anche qui aggiungergli end page pagina index, in modo da ritornare alla pagina che abbiamo modificato. Quindi ci spostiamo in registrati e come vedete anche qua ha cambiato correttamente il colore di sfondo, il font size e il font family. Bene, ora l'ultima pagina è la pagina di login. Quindi ci spostiamo in login, gli rimettiamo il colore grigio, poi fatemi sapere nei commenti se vi stanno piacendo i miei video, se volete vedere qualcosa di integrativo per quanto riguarda la personalizzazione, se volete vedere qua l'anteprima del colore, la possibilità di mettere l'input e modificare direttamente l'esadecimale del colore. Fatemi sapere. Gli modifichiamo il font size, gli cambiamo il font family, colore delle voci nero, margine tutto a 0 e il left a 10. Perfetto, abbiamo personalizzato anche la pagina di login e come vedete al rientro ha aggiunto all'URL end page uguale a 3, ovviamente siamo ritornati nella pagina che stavamo modificando. Premiamo F5 anche in index.php e anche qua ha configurato correttamente il suo file CSS. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida passeremo al footer e definiremo anche qui la possibilità di modificare il suo layout.